Ciao a tutti, oggi parliamo dei double under, cioè il salto doppio con la corda, cioè quando noi andiamo a saltare la nostra corda dovrà passare 2 volte sotto il nostro corpo. Innanzitutto andiamo a vedere che tipo di corda ci serve. Partiamo dal presupposto che i double under si riescono a fare con qualsiasi tipo di corda, ma sicuramente se abbiamo le corde ad alta velocità o quelle high speed, cioè con la nostra maniglia che si muove con dei cuscinetti, saremo un pochino agevolati, quindi la nostra corda girerà più veloce, ci affaticheremo meno le spalle. Dopodiché dobbiamo andare a regolare la lunghezza della corda. Come la regoliamo? Andiamo a mettere un piede sopra la corda, portiamo le maniglie verso il petto e dobbiamo avere le maniglie come minimo ad altezza pettorale, quindi ad altezza capezzolo. Come minimo l'altezza è questa qui, cioè più diventiamo bravi, più ci avvicineremo al capezzolo, meno siamo bravi, cioè meno tempo stiamo provando i double under, quindi abbiamo bisogno di lavorarci su, maggiore sarà la lunghezza della corda perché ci permetterà di andare ad ovviare ad alcuni dei difetti di postura che avremo durante il corso delle ripetizioni. Dopodiché appoggiamo per un attimo la corda perché per fare double under non c'è bisogno di forza ma c'è bisogno di coordinazione. Coordinazione cosa? Tra il salto e le mani o meglio con i polsi. Come facciamo per andare a lavorare sulla coordinazione? Possiamo fare dei penguin hops, quindi per ora la corda la lasciamo lì vicino, dobbiamo andare a fare dei salti a piedi pari, quindi abbiamo detto piedi belli vicini, cerchiamo di non fare dei salti veloci ma dei salti più in alto possibile, spingendo forte con la caviglia e piegando poco le ginocchia, cercando di arrivare in alto in un momento del salto dove, tipo qui, per un attimo galleggio, quel punto lì poi ci servirà dopo. Dopodiché abbiamo detto dobbiamo saltare e inserire la rotazione dei polsi. Un metodo per andare a lavorare sulla coordinazione sono i penguin hops, cioè facciamo finta di essere dei pinguini, avremo le braccia come i pinguini e nel momento in cui siamo nella parte più alta del salto è il momento per andare a dare un piccolo colpo alle cosce, quindi questo, saltiamo, quando siamo in aria battiamo. Questo è il ritmo dei single under. Possiamo andare a fare la stessa cosa per i double under, cioè quando arriviamo nel punto più alto del salto vedremo dopo che dovremo dare un doppio impulso con i polsi, quindi quando siamo nel punto più alto possiamo migliorare un pochino il penguin hops. Come? Cerchiamo di magari non usare tutte le braccia ma ci servirà dopo per i polsi, usiamo solo i polsi, quindi proviamo a tenere il polso, la parte finale della mano appoggiata alle cosce e lo facciamo con i singoli oppure per i doppi. Avendo giocato un pochino quindi sulla coordinazione adesso possiamo andare a prendere la corda. Se non avete mai saltato la corda, come possiamo fare? La posizione di partenza corretta qual è? Gomiti vicino al corpo, le mani un pochino più in basso dei gomiti, quindi non in alto, e guardando dritto davanti a voi, perché è la postura corretta del double under, dovrete vedere le mani appena spuntare nel campo visivo. Il primo salto, facciamo proprio finta che voi non abbiate mai fatto nulla, come andremo a farlo? Stendiamo le braccia davanti a noi, se la corda è la lunghezza giusta andrà ad inserirsi dietro il ginocchio, da qui lasceremo cadere le braccia e daremo l'impulso con il polso, quindi braccia in avanti, cadono, impulso con il polso, la corda arriva davanti a noi. Quindi se abbiamo capito come dare l'impulso, quindi scende, impulso con il polso e la maniglia va tenuta come? Non a martello, ma come se fosse un pennello, con 3 dita. Un pennello perché ci servirà questo pennello per pensare di disegnare dei cerchi nell'aria. Quindi braccia tese in avanti, lasciamo cadere le braccia, colpo con il polso e arriviamo con la corda davanti a noi. Dobbiamo ora inserire il salto. Quando è che andiamo a saltare? Soprattutto nel primo. Quando avremo la nostra corda davanti agli occhi, non aspettiamo che batta a terra. Quindi da qui, braccia in avanti, lasciamo cadere le braccia, impulso con il polso, la vedo davanti a me e salto. Andiamo quindi ora a fare dei singoli pensando a questo, cioè braccia che fanno partire la corda, impulso con il polso. Come abbiamo detto all'inizio, dobbiamo andare a ruotare il polso. Ora il polso
Sì, pensavamo di ruotarlo quando? Quando la mano cadeva, ma se noi dobbiamo farne più di uno, quando è che dobbiamo andare a ruotare il polso? Pensando ai penguin hops, dobbiamo ruotare il polso mantenendo il braccio fermo quando siamo nel punto più alto del salto. Quindi sarà questo, le nostre braccia cadono, impulso, salto, e quando sono nella parte alta, impulso, impulso, sono in alto, ruoto, ruoto, mantenendo sempre le braccia come? Con i gomiti vicino al corpo e le mani un pochino più in basso, quindi è impulso, 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 salto, e quando sono nella parte più alta vado ad inserire l'impulso. Nel momento in cui io riesco a gestire con questo timing i single under, posso provare ad infilare dei doppi. Cosa cambia? Sostanzialmente nulla, o meglio il salto è uguale, quindi per fare i single under e imparare i doppi non dobbiamo fare dei saltelli veloci, ma sempre degli high jump, salti più in alto possibile. Per fare il doppio dobbiamo inserire quindi cosa? Dobbiamo inserire il doppio impulso del polso. Quando? Sempre quando siamo nella parte più alta del salto. Possiamo sempre partire prima con qualche singolo e poi inserire i doppi. Doppio impulso quando sono in alto. Non è semplice. Come possiamo andare a lavorarci su? Facciamo dei single under. Riesco a gestirli. Perfetto. Allora facciamo così. Faccio 5 singoli e poi provo a infilare un doppio. Diventa un 5-1, 5-1, 5-1, 5-1. Ci lavoro nel tempo, diventeranno 4-1, poi diventerà 3-1, fino a quando riuscirò a fare double, 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 double. Quindi questo è uno dei metodi. Come posso andare a lavorarci quindi su questo nel tempo? Siccome è un lavoro di coordinazione, potete lavorarci sui 10-12 minuti, magari facendo un 30 secondi di lavoro e un 30 secondi di riposo. Nei 30 secondi mi concentro bene sulla coordinazione, cerco di lavorare bene su tutte le cose che abbiamo detto e poi mi riposo per non più di 10-12 minuti, altrimenti poi la coordinazione va un po' a farsi benedire, diciamo, e diventa frustrante e frustante usare i double under e lavorare sui double under per troppo tempo. Mi raccomando, mettete in fila tutto, se avete qualche commento, qualche richiesta, scrivetela qua sotto. Al prossimo video.